Io mi chiamo Daniela Dacci, ho 57 anni, ho sempre fatto un lavoro autonomo, particolarmente mi sono sempre occupata di formazione, di insegnamento, di eh, piccoli progetti di ricerca e ho lavorato sempre insieme a un gruppo di amici con i quali abbiamo condiviso un lungo percorso lavorativo. Attualmente invece sono dipendente di un'agenzia formativa, mi occupo di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, lavoro molto con i ragazzi, in questo momento, con i ragazzi delle scuole. E sono cresciuta in un piccolo paesino di montagna fino all'età di 14 anni, poi sono venuta a Firenze per studiare e ci sono rimasta. Sono sposata da tantissimi anni, dal 78, non so bene fare il conto, e non ho figli. Io me lo so chiesta tante volte come mai, perché una scelta è stata una scelta. Eh, è stata una scelta perché ho interrotto due gravidanze, quindi è chiaro che è stata una scelta. L'ho scelta io, cioè con il mio marito, lui ha lasciato molto, che, sì, questa è una cosa della quale ogni tanto le dico hai fatto bene perché probabilmente in quel momento lì me la sono elaborata da sola. Mi ricordo la seconda volta che era un'età in cui potevo, come dire, tranquillamente avere, eh, cioè avevo un'età giusta, ecco, e sapevo anche che se non lo facevo in quel momento lì poi non l'avrei più fatto, quindi la scelta è stata difficile. Però mi è scattato improvvisamente mi sono sentita, uso una parola forte, ma quasi liberata, ecco, da una cosa che la sentivo proprio come un grosso peso dalla quale non sapevo come uscire. E poi come improvvisamente mi si è aperto il mondo e ho detto no, 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 non lo voglio, non lo voglio. E insomma non è facile, poi insomma, sono state anche scelte complicate. In più c'è un contesto sociale che comunque quando si vede giovane, bella, con una situazione di coppia stabile, ehm, per esempio nel mio paese tutti hanno sempre pensato che io avessi avuto dei problemi e che non potevo avere bambini. Quindi, che ne so, c'erano le mamme delle mie amiche che mi trattavano come poverina, come se, insomma, io non ho mai spiegato nulla perché naturalmente cioè, non è che mi pesava, lo vivevo come dire, ma guarda che cosa buffa, che si va subito a pensare, non si pensa mai, forse l'ha scelto, no? E questo anche sul lavoro, insomma, fino a che ho avuto un'età, fino a 45 anni, 45-50 anni, e magari sembravo un po' più giovane, anche sul lavoro, ma lei non ha famiglia, cioè questo. E io dicevo sì, ho un compagno, un marito, anzi poi ho anche una famiglia impegnativa perché ho il mio babbo che è anziano, fino a poco tempo fa avevo la mia nonna, quindi insomma la consideravo una grande famiglia. Eh, per chi invece mi conosce, ogni tanto mi ha sempre chiesto, perché mia madre è morta di parto, che aveva 39 anni, e il mio fratellino, che ha 15 anni meno di me, chiaramente l'ha cresciuto la mia nonna, ma insomma io me ne sono occupata, lo portavo in vacanza con me, tutti i sabati andavo su per stare un po' con lui, fino a che poi chiaramente ha avuto, tuttora che lui si è separato, c'ha un bimbo di 6 anni, insomma, c'ho un po' come se fossi, come dire, una zia molto grande, ecco, anche del bambino che ha i nonni che hanno la mia età, perché la sua mamma è un po' più giovane. E per cui, insomma, questa cosa, ma chissà quanto ha pesato, che la mamma è morta di parto.
io a questa cosa ci ho pensato tante volte, certo che in tutta la famiglia questa cosa ha pesato come un macigno, ogni volta che i miei fratelli hanno fatto i bambini, che ne so, mio babbo era terrorizzato da questo evento, perché però non lo so, avrà inciso sicuramente, ma insomma non l'ho vissuto come il dolore della perdita della mia mamma, chiaramente molto forte, che ogni tanto anche ritorna, no? Una cosa molto viva, però non che, insomma, non ho mai attribuito a questo evento, però poi questo evento avrà pesato molto sulla mia scelta probabilmente. Allora, io mi sono sempre sentita, allora, discriminata no, però questo senso di indagare, no, quasi come un sospetto, no, di voler capire, di volerti penetrare per capire come mai, cioè, questo sì, questo l'ho sentito tante volte, sia sul lavoro che veramente molte volte. Oppure chiedere di più, anche in famiglia, no? Te sei quella che non ha figli, quindi sei quella che anche rispetto a un lavoro di cura dei genitori, sei quella più libera, quella più disponibile, quella che può dare, che non può portare, no scusi, ma insomma non può ricorrere al fatto oggi non posso perché ho la recita del bambino, della bambina, ecco, non si può. E quindi da questo punto di vista anche un po' sul lavoro, perché comunque sia, se, insomma, un po' mi viene anche a me rispetto alle colleghe che hanno figli piccoli di dire vai, lo faccio io, no? A volte c'è chi si approfitta un po' di questa situazione, a volte l'ho incontrato. Allora, per quanto riguarda me, a volte mi sono sentita dire, non direttamente, ma sai, queste cose, ehm, questa cosa della sterilità ricorre frequentemente. E poi della poca generosità, molto egoista, oppure a volte, sai, perché quando ho fatto politica, perché lei forse vuol fare politica, forse vuole avere meno vincoli, queste cose a volte le ho sentite, magari riportate, non dette direttamente, però sì. Qualcuno al mio paese ha detto, non mi ricordo se direttamente o che anche quella è un ramo secco. Cosa ne pensi di questa definizione? Ma è un'immagine bruttissima, proprio, cioè come se non aver dato vita, insomma lo riferisco a questo, no? Non essere stata in grado di dare la vita, come un ramo secco non produce foglie, non produce frutti, non produce fiori. C'è questa tendenza a non voler parlare dei propri figli con chi non ha figli, anche quando hai rapporti intensi, no? Oppure non chiedere un consiglio perché ti considerano quella che non sa niente sul fronte dei figli. Questo mi è successo anche tante volte. Allora, come mancanza non la sento mai, non la sento mai. Però penso sempre, quando ritrovo le cose in casa, a chi lascerò? Lascerò ai miei nipoti, anche perché il mio fratello, quello che è coetaneo mio, che ha due figli, uno molto grande, uno che ha 32 anni e la bimba di 14, quindi c'è questa grande distanza e anche i rapporti tra me e loro due sono molto belli, anche se poi ci si vede poco perché ognuno ha la propria vita. Però mio fratello racconta poco della famiglia, racconta poco della mamma, molto rimosso la cosa della mia mamma, racconta poco della nonna. E allora io ogni tanto mi viene anche voglia di appuntare, di scrivere, di mettere via le foto, di ricercare.
proprio per lasciare a loro. Infatti il bambino piccolo del mio fratello piccolo, che invece vedo in questo frangente della sua separazione molto spesso, racconto tanto, soprattutto della mia nonna, perché per noi è stata una figura molto molto importante, che lui non ha conosciuto. Allora. E questa cosa mi piace perché sento che poi lui, ogni tanto è lui che mi chiede, e però anche con gli altri nipoti, insomma, è così, anche se quello grande naturalmente ci sono altre dinamiche, è un uomo e lui la nonna l'ha conosciuta bene, quindi ha i suoi ricordi. Però sì, questa cosa di lasciare i miei ricordi, penso, il fatto che non ho figli non... No, disturbato no, però oggi, stamattina, insomma, mentre pensavo che mi dovevo organizzare per venire qui, mi era venuta un po' di ansia, perché ho detto, ma io a questa cosa, ho- ho- cioè se non ci avessi pensato sarei, è chiaro che ci ho pensato, ma ci ho pensato in un modo che a me ha fatto, non so come spiegarlo, ma mi ha fatto sempre stare bene, ecco, non mi ha mai creato. Però lo trovo che sia anche molto difficile da dire, forse perché, forse perché anch'io penso che gli altri, cioè forse perché ho un pregiudizio e penso che gli altri pensino che non è naturale, no? Mm, decidere di non avere figli. È difficile verbalizzarlo, molto difficile. E la paura di stamani era anche questa, no? Di come si racconta. Poi, insomma, è certo che la politica e il femminismo eh, hanno, per me hanno inciso molto perché mi hanno dato anche questa forza di forse capire bene che cosa volevo. Sì, sicuramente, infatti in quel periodo anzi non c'era, a parte ero giovane e quindi non è che si poneva un problema di oddio se arriva al limite di... mi ricordo quando si è cominciato a parlare di fecondazione assistita, io ho sentito un po' un sospiro di sollievo perché ho detto, oddio, forse ora ho ancora un po' di tempo, perché erano anni quando poi invece si è presentata la gravidanza e poi ho interrotto la gravidanza, che con qualche pensiero, ma dicevo sì, insomma ora devo mettermi lì e capire realmente, lo voglio fare, non lo voglio fare. È quell'appuntamento tremendo con l'età biologica, sì, che da 36 anni in poi inizi a dire ma forse... Poi quando è arrivata tutto questo grande cambiamento, questa possibilità, devo dire che mi ha anche aiutato a pensare, forse ho ancora tempo, forse posso pensare, però ecco, tutte le volte che ci riflettevo dicevo no, via, tra 2 anni ci ripenso, per ora no, per ora no, per ora no.